Eccoci con Alina. Ciao Monica. Oh, Iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. è un'immagine molto particolare, come se Alina fosse già seduta in prima fila nel cinema e sta guardando lo schermo del cinema e quindi sta proiettando un'immagine che probabilmente si riferisce a una fase della sua vita, perché l'immagine proiettata sullo schermo è un incontro di box in cui c'è lei, che è una pugile, e che praticamente dopo pochi minuti dall'incontro sceglie di abbandonare. Mentre stava vincendo, No, stava per perdere. sì. Ti dà l'autorizzazione? Sì, allora, dunque, è come uno sdoppiamento. La Lina nel cinema è molto sorridente e distesa. La Lina invece presente all'interno dello schermo è sanguinante, ma comunque è un sì da parte di entrambe. Nome del progetto. Allora, qui c'è sempre come questo sdoppiamento, ok? E il nome è Pasticci. mm? Eh, Nel passato indica una vita molto problematica, con dei momenti in cui quasi ha pensato di non riuscire a risolvere i suoi problemi. Al momento attuale è come se lei stesse facendo invece un pasticcio di quelli da cucinare in modo molto creativo, no? Mettendo vari ingredienti per preparare un qualcosa di buono, di sfizioso. Il nome della PS. Libellula, Il nome della PE. diamante. Causa esoterica del fatto che è arrivata solo oggi alla sua prima sessione, dopo aver visto tantissime nostre sessioni. Ecco, qua mi viene subito l'immagine della mamma. Allora, mm, la mamma ha avuto sempre una presenza molto significativa e ingombrante nella sua vita. Ed è come se in qualche modo, nella sua durezza, mh, complessiva, le avesse anche messo in testa che bisogna fare anche un po' solo che ciò che strettamente è necessario per vivere, no? Non questi fronzoli. È come se fosse rimasto questo messaggio latente in lei. Solo questo è il motivo? E poi mi viene come se, mm, allora, lei ha avuto la possibilità, diciamo così, l'apertura mentale in realtà negli ultimi anni, ok? Ma come se anche, avesse un po' paura del giudizio del compagno. Vibrazione. Circa 13, Consapevolezza. 160 circa. PS. 45. Vite. 1989. Cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 34. 3D. 41. Vivacità animica. 100.
Bene, ottimi valori, un'ottima vibrazione. Oddio, la consapevolezza si potrebbe anche fare di meglio. Bene l'APS, bene le vite. Il cervello si potrebbe fare di meglio. Bassa la suscettibilità ipnotica, quindi non ti lasci molto andare. Bassa no, bassissima no. Un poco sotto il minimo, ma molto bassa la 3D, 41, un valore da fine sessione. E una vivacità animica, quindi vuole sapere come stanno le cose al 100%. Mi interessa questa 3D al 41. Io ti dico che nel passato era 86. Mm, 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 mm. Lei ha fatto un enorme percorso, un enorme lavoro per trasformare la propria vita. Molte immagini che lei mi ha mostrato sono anche molto crude, dove lei era completamente a terra e è riuscita davvero a tirarsi su piano piano e adesso io la vedo proprio eretta, dritta, che cammina autonomamente. Quali sono le cose che l'hanno aiutata? Lei ci ha detto di continuo le sessioni nostre. Allora, certamente le nostre sessioni e vedo proprio che è come se quando lei, ma fin dalle prime, anche se lei magari le primissime sessioni che ha seguito non sentiva particolare sintonia con la medium al momento che c'era, in quel momento lì, però in realtà è come se la sua anima, che si chiama libellula, sbattesse forte le ali e la scuotesse proprio, eh, e le indicasse che proprio è quella la direzione giusta per riuscire ad uscire dal buio della terza dimensione. Cioè cosa? E L'ipnosi? lei, mh, l'ipnosi e le informazioni che mano a mano emergevano. Mm. E poi quali altre fonti l'hanno aiutata? Un'anima veramente molto attiva, un'anima, che non si rassegnava a vederla così spiattellata proprio, perché a un certo punto lei, l'ho vista anche come una sottiletta. Mm. Ehm, e anche proprio uno spirito molto combattivo. Poi anche molti figli, però, perché vedo come se abbia tirato fuori uno dei principi cardine della nostra esistenza vera, che è l'amore, e l'ha tirato fuori attraverso i figli, moltissimo. Quasi come se l'amore per i figli ha stimolato l'amore per se stessa. Entità eteriche. Allora, dico anche quelle che ho visto nel passato, e poi magari, Mhm. ok, nel passato mi ha fatto vedere questo delfino incatenato che le impediva completamente di essere libera. Sempre nel passato una tigre che minacciava proprio di sbranarla e questo ovviamente la rendeva spaventata, ma anche molto stanca, perché si doveva costantemente difendere dagli attacchi vari. Beh, inizialmente molto la mamma, poi ovviamente molto l'ex marito. Poi anche un corvo. Allora, forse questo è l'unico che ancora ogni tanto vedo. Nel passato era proprio molto grosso, nero e avvolto nella nebbia, sicché la faceva stare un po' nella confusione e molto nella preoccupazione anche. Mm. Ogni tanto si affaccia ancora questo corvo, ma non è costante e non ha le stesse dimensioni. Poi c'era anche un uomo del tempo che era proprio un capo supremo perché lo vedo in cima ad una montagna con in mano un telecomando
che proprio con grande goduria disattivava per lei le linee temporali in cui lei avrebbe potuto essere felice e realizzata. Adesso questo uomo del tempo non è più su una montagna, è posizionato su un palchetto, diciamo, quindi è ancora un pochino in alto, ma nulla a confronto, no? Rispetto a una montagna. E vedo che è come se il suo telecomando non ha più tutti i tasti che aveva prima, ne ha di meno. mm? Però eh, ogni tanto ancora prova a chiuderle, diciamo così, delle linee temporali che per lei potrebbero essere di maggiore espansione. Quindi al momento attuale ogni tanto il corvo e questo uomo del tempo. E mentali. Cioè io vedo proprio che lei è come se volesse, no? Fin dall'inizio, no, della sessione ci ha fatto vedere anche la sua volontà di ripercorrere tutta la vita. E un'entità mentale, che è stata presente nel suo passato era sconsolata, dove lei, questa entità mentale, faceva sì che lei fosse completamente, demotivata, si sentisse proprio persa, sola, senza la possibilità di mettere in atto concretamente delle soluzioni. Però, per esempio, Rieccoci, Monica, stavamo dicendo sconsolata. è un'entità mentale che ora non è più presente. Lei è riuscita completamente a debellarla, appartiene al passato, però è stata anche a livelli 7/8 nel passato. Quindi un'entità mentale che la faceva sentire completamente persa, senza forze, demotivata, senza la possibilità di trovare soluzioni. Poi, Poi c'è precarietà, anche questa nel passato è stata molto alta a livello 8, attualmente c'è solo un piccolo residuo, quindi io direi livello 2. Ehm, Forse perché lei ha iniziato ad essere economicamente indipendente da un tempo molto recente, quindi magari rimane ancora un po' di residuo di spauracchio. Nel passato sembrava proprio camminare su una fune sospesa nel vuoto, quindi con questa mancanza completa di riferimenti autonomi materiali. Però attualmente due. L'ultima si chiama vittimismo ed era un'entità mentale che nel passato l'aveva proprio imprigionata in questo ruolo della vittima. Quindi lei era completamente in balia nel passato di quella che era la prepotenza e anche l'aggressività della mamma e poi successivamente dell'ex marito. Ehm, Questa entità mentale l'aveva fatto completamente dimenticare il fatto che lei fosse una creatura divina, creatrice, che avesse una grande forza. Però invece poi lei con il tempo è riuscita a recuperare parte di questo ricordo. È ancora ovviamente ehm, no. diciamo S- così, in fieri. Ok. Mm? Eh, per cui adesso direi di livello 2, anche questa. Impianti. Allora, nel passato c'era una corona di spine che proprio garantiva la sua sofferenza, no? Vedo anche, adesso magari qui c'è anche una specie di matrice religiosa rispetto alla sua terra d'origine, no? Il riferimento alla corona di spine, perché vedo appunto che colava il sangue sui suoi occhi, quindi lei non poteva vedere. Ma adesso questo impianto mentale l'ha sostituito semplicemente con una specie di serpentina luminosa ed è quella che serve alle entità mentali per mantenere il loro appiglio. Mm. Nel passato vedo anche che aveva un filo spinato intorno alla gola,
per cui lei non aveva la libertà di potersi esprimere. Molte cose se le teneva per sé. mm, Adesso non ce l'ha più questa, però è come se le vedessi in eterico il collo segnato. mm. Ehm, Segno, sì, rossastro, mm, viola. proprio così. E stesso discorso intorno alla vita. C'era questo filo spinato proprio per garantirle una totale ristrettezza economica, dipendenza economica. Mm. E adesso è come se avesse messo la cintura dei pantaloni stretta, quindi le vedo questo segno, ma non c'è più questo impianto qui. Poi, per quanto riguarda le gambe, prima aveva una corda che le partiva da sotto le ginocchia fino alle caviglie e quindi proprio le impediva di potersi muovere, camminare in maniera libera e le due gambe non potevano essere indipendenti l'una dall'altra. Mm. Adesso invece questa corda mh, si è praticamente quasi completamente sciolta ed è solo leggermente intorno alla parte bassa della gamba sinistra, perché probabilmente c'è ancora come un certo condizionamento materno rispetto anche al discorso dell'abbondanza. Basta. Sì. Va bene, siccome Lina è una persona particolare, differentemente da quello che abbiamo fatto finora, facciamo una sessione al contrario. Mettiamo sul piatto un obiettivo. Questo obiettivo, che sarà anche il titolo della sessione, se riusciamo, è per 100. Per 100. Cioè voglio la sua vibrazione di 13 moltiplicata alla fine per 100, voglio un 1300. Sì, sì. Le piace Questo, questa sfida. bene, falle visualizzare l'obiettivo per 100, x per 100. Certo. Come lo visualizza lei? Non so se sembra un po' il cartello che ci sono nei supermercati dei saldi, no? Mhm. Ok? Quindi lo vedo appeso in alto che ha lo sfondo bianco e la scritta è rossa, ok? Il per 100 è scritto in rosso e con ancora di sfondo al rosso il giallo. Cioè il bordino? Sì, cioè, cioè, prima come se ci fosse uno sfondo giallo e poi il bordino è bianco. Ok. Ed è x 100 per 100 è scritto così. Ok. Quel cartello, se vuole, lo porta indietro, se lo porta dietro per tutta la sessione, lo moltiplica, lo trasforma. Mm? Con questo cartello in mano va ad aprire le porte del suo cinema. Si mette sulla porta e chiama il figlio. Ah sì, certamente. È venuto di corsa. Chiama l'ex marito, suo padre. Lo vedo un po' più lento, diciamo, un po' come se camminasse in maniera strascicata. La figlia. Sì, la ragazza, non so perché è venuta con l'aspirapolvere. Comunque sì, cioè, Il padre biologico della figlia. è venuta con una siringa dell'anestesia, per fare l'anestesia. A chi? È anche un po' grossa questa siringa, no? Oggettivamente non avrebbe tanto senso, eh? Chi deve Ma anestetizzare se stesso o altri? guarda, in effetti sembra più un anestetizzare se stesso, i ricordi, i sensi di colpa. Vabbè, così mi sta bene, può entrare. L'attuale compagno.
Sì, non so, è venuto con un cesto con dentro tanta erba verde. La mamma. Questa espressione molto arcigna, ehm, severa, corrugata. Anche sicuramente molta sofferenza sua, perché la sento molto amareggiata verso la vita, verso gli altri, verso tutto, un po' rabbiosa. In ogni caso c'è. La fiamma. Non so, mi viene sotto forma di principe azzurro. Non è il compagno. No, è proprio come se fosse un suo sogno, come se lei l'avesse creato con determinati requisiti, caratteristiche. Eh, no, non è il suo compagno. Il compagno è un'anima gemella? A me viene del terzo tipo, Ok, quindi terzo grado. può essere diventarlo, la fiamma. Sì. Come? Allora mi fa vedere lui come se fosse con in mano un rasoio e si sta facendo la barba. Per cui sicuramente ci sono degli strati da togliere, quindi probabilmente delle maschere da far calare per far vedere il suo reale volto. Però chiaramente questo è un lavoro che dipende da lui, il voler togliere questi strati. E Il lei volersi immagina, anche, vedo guardare in faccia davvero allo specchio per quello che è. e lei vuole il principe azzurro. Andiamo avanti nella scena del principe azzurro. Vediamo, lei è una principessa vestita di blu, Sì, lui è proprio a cavallo, un cavallo bianco. coi E capelli lei è, biondi. lui? Ah, Lui è scuro, è moro. E lei è dietro, a cavallo con lui. beh, che succede? È proprio come se fosse un amore romantico di altri tempi, in cui lei ha la possibilità di assaporare il corteggiamento, le carinerie, la dolcezza, ma allo stesso tempo anche la, la forza, ehm, la voglia anche di proteggerla, di sostenerla e ascoltarla. Quindi lui è lì che sta conducendo il cavallo all'interno di, sembra una reggia quasi, che ha delle ampie strade per poter consentire il percorso dei cavalli. Quindi stanno facendo questo giro per vedere proprio le bellezze di questo parco enorme. Ma questo è l'amore romantico, non è la fiamma. Come se lei volesse tutto. Lei dice, mi piace l'idea che possa essere così, ma allo stesso tempo che ci sia una vita reale. Magari sono aspetti che le sono mancati da parte di un uomo. mm? Mhm. Il corteggiamento, sai, no? Anche un certo tipo di cortesia, di galanteria. Va bene, è una bella fantasia. Adesso, questa è fantasia, questo paesaggio, il cavallo, il principe azzurro e lei vestita con un bell'abito, quello che è, scompare e resta lei e la fiamma. Due fiamme, due luci.
E lei in effetti vuole proprio un uomo che sappia, a monte in primis, di essere questo, di essere luce. Da qualche parte nella scena c'è il percento. Sì, è per terra. È una Sembra, mattonella del pavimento. sembra di essere su una pista da corsa. Sai, le piste per fare i 100 metri, no? Sarà per quello perché è 100, no? E, e quindi in terra c'è scritto per 100 su tutta la pista. Ok, Alina è una maga, lo siamo tutti. Crei quello che vuole con questo percento. Lo faccia diventare una mattonella del pavimento, una mattonella delle pareti di questo spazio, del soffitto di questo spazio. Poi cambia idea, la faccia diventare una pallina dell'area bimbi dell'IKEA che non c'è più, o forse sì, con scritto sopra per cento e lei ci affoga dentro. Non esistono limiti. Se siamo creatori, siatelo. Adesso l'ha fatta diventare una maglietta. Lei sta indossando questa maglietta per 100. Stampata davanti, dietro o stampata come motivo in tutta la maglietta. Cioè, in grande stampata davanti, in grande stampata di dietro e poi osservando con attenzione, c'è in carattere più piccolo su tutta la maglietta. 100 aline si moltiplichi con 99, diciamo, copie. 100%. 100 fiamme di Alina. 100 spose per 100 fiamme. 10 spose per 10 fratelli, no? Molto bello perché lei per fare questa operazione ho visto che è salita sul palchetto in cui c'era l'uomo del tempo, ha scacciato via, ha strattonato l'uomo del tempo, gli ha preso il telecomando in mano, ce l'ha preso lei e schiacciando i pulsanti del telecomando sta facendo queste cose da te indicate, la moltiplicazione del 100 di se stessa, per 100 di se stessa. Boh, adesso torno a una. Ma è una delle 1989 Alina, tutte vite precedenti. C'è un teatro, c'è un palco, il palco è vuoto, dobbiamo entrare come personaggi a prendere l'applauso del pubblico. Sono 1989 vite. Alina, che sapete lei, non è più moltiplicata per 100, ma per 1989 e non è più solo Alina, ma 1989 donne e uomini misti. Epoche diverse, costumi diversi, sventure diverse, avventure diverse, fortune diverse, denari diversi, tutti in fila, una lunga fila di personaggi. Ognuno di questi personaggi ha qualcosa addosso con il moltiplicatore per 100. Che succede? Aline è come se fosse seduta al centro di un fiore e riesce a vedere tutti questi petali che sono le sue altre vite, le sue altre Aline che si esprimono diversamente. E vede alcuni di questi soggetti che lei è contemporaneamente ad adesso, perché le vite sono tutte contemporanee, e vede che il percento è uno che ce l'ha proprio in fronte.
un altro che ce l'ha a mo' di bracciale, un altro intorno all'ombelico, un altro stampato sulla gamba. Poi ce n'è un altro che è tipo come se avessi i capelli, così, per Mhm. cento. Ehm, Poi c'è un altro che ce l'ha completamente tutto il braccio, dalla spalla fino al polso. Ehm, Poi c'è un altro che ha un abito al centro, questa scritta. C'è uno che ce l'ha sulla cintura, sulla fibbia, un altro che ce l'ha sullo stivale. Ed è come se fossero tutte quante queste scritte per cento emanassero una luce e questa luce convoglia nel punto centrale del fiore, dove Alina, lei è seduta. Sì. in mezzo a questa mega dahlia. Dalia, esatto. Mhm. Questi petali un po' arrotondati che sono anche dei contenitori di vite, no? Mm. Diamo la parola a qualcuno di questi petali, a qualcuna di queste vite. Sì. Quello che ha il percento sullo stivale, una specie di cowboy, e dice: Io ne ho uccisi tanti e a volte era solo per orgoglio. Ehm, Poi quella che ha il percento, che è una donna, con questi capelli molto lunghi, ha il percento sui capelli, ehm, forse era tipo la più bella di tutto il paese. E dice: "Mm, Ho soppresso l'invidia con la bellezza del mio cuore." Eh, Poi c'è quest'altro che ce l'ha per tutto il braccio e fa vedere come. Aspetta, perché non capisco. Allora, si utilizzava molto le braccia, era tipo una sfoglina, quindi Cioè? di quelle che fanno le sfogline emiliane, no? Sai che Ah, fanno la pasta a mano. Eh, Come se fabbricasse quasi dei tesori, no? Talmente tanto erano buone le cose che faceva. sono tante le vite in Italia? Mi sembra di sì, e infatti è per quello che lei, tra Mm, l'altro, parla in maniera perfetta l'italiano. mm. Sono più le vite in Italia o quelle in Romania? Quella in Italia sicuramente, questo non ho Ok. dubbio. Ok, la vita più rappresentativa. Ah, eh, Mm, qui mi fa vedere che lei è una dentista per bambini. Mm. mhm. E che è molto carina, nel senso che riesce ovviamente a creare uno studio a misura di bambino, ad avere delle modalità che mettano a proprio agio il bambino, molti colori, e lei stessa è anche molto simpatica, divertente. Molto bene. Chi viene colpito da queste immagini Ed è come se lei qui riuscisse, mi fa vedere molto connettersi. No, dimmi, dimmi. Sì, dicevo, Sì. lei in questa vita qui si connette molto con i colori e con l'entusiasmo. C'è stato un ritardo, ci siamo un Mm, attimo, sì, sì, non ti preoccupare. Chi nel cinema è più colpito da queste immagini? La figlia. Come è colpita?
Lucio, ci sei? Sì, come? Mi senti? Ok, Sì, come è colpita? allora, sì, è colpita nel senso che ha gli occhi completamente sgranati, come se fosse una bambina, quasi non sta respirando. Da Mhm, quanto hai capito è la tensione, in senso buono ovviamente, no? Ha questa suspense. mhm. Va bene, Monica, chiamiamo il padre disincarnato. Come lo vedi? Mm, allora, mi dà un'immagine, non so, magari era riferita alla sua vita, no? Come se si sentisse un po' anche lui sconsolato, eh, Mhm. quasi senza voce in capitolo, un po' fragile, e si sta un po' consolando bevendo della birra. Come se stesse cercando in un momento una specie di oasi di pace. Ehm, un momento di fuga, ecco. Questo è proprio uno stato d'animo che lui aveva vissuto. È stato chiamato da Alina. Non so se, perché poi mi fa vedere un biberon. Non so se gli piaceva quando Alina era piccola dargli il biberon, prepararglielo, cose del genere. Cosa le vuole dire? C'è stato troppo poco di noi e quando c'è stato io ero poco me. Vedendomi da qui, mi vedo debole. Sono stato un debole. Ma di bene te ne ho voluto tanto. Poi è come se mi facesse vedere che si lasciava andare tipo in una vasca da bagno. È come se non volesse più uscire da quella vasca da bagno, in un certo senso. Lì assorto nei suoi pensieri. Ehm, Tu sei riuscita a tirare fuori la tua potenza. Io mi sono sentito tante volte impotente. Quando ho visto che ti rimboccavi le maniche, vibravo di gioia. E te l'ho detto una volta in bagno, come se vedessi Alina che è in bagno, cioè proprio nel momento sul water, no? Mhm. Ed è come se lui arrivasse lì a darle un brivido, a darle una scarica proprio di consapevolezza. Eh, perché lei si connettesse con la sua forza. Poi tipo, mi fa vedere come se Alina si specchia e lui è nello specchio, in una qualche forma è nello specchio, una sorta di riverbero di luce, mentre Alina si sta, non capisco se si sta struccando o si sta medicando l'occhio.
so, mi mostra anche una salsiccia. Lui dice abbi cura di te sempre, abbi cura del tuo corpo e del tuo cuore. Fai tutto come, con amore, come tu sai fare, e la vita ti risponderà con amore. Mi fa vedere lei che è al lavoro ehm, ed è sorridente. Lui dice ce ne sono poche come te. A me piace vederti quando trovi delle difficoltà sul lavoro e le affronti con il sorriso e non ti fai demoralizzare dai clienti maleducati o scostanti. Il tuo sorriso è più forte, mi fa vedere dei neon che illuminano il supermercato. Lei sta ridendo della grossa. Lui era nel portale aureo, Sì, lo intendo anche dal modo in cui parla. mm, e stava aspettando questo C'è, momento. sì, c'è molto, molto, molto forte il senso dell'amore. Mi fa Domandona. vedere questa immagine strana, come se il figlio, di lei avesse messo la spesa sul nastro trasportatore il padre dice: Questo è un cliente d'eccezione che ti ha cambiato la vita. Scusami, mi sono perso. Chi è il cliente d'eccezione? Il figlio di Alina, Figlio. sì. È il cliente numero 100. Ha vinto un premio. La spesa di oggi è Sì. gratuita. Ho preso solo le gomme da masticare. Accidenti. Mi fa vedere che lei passa sullo scanner la spesa, no? Quindi adesso, per esempio, sta passando questo cartoccio di latte, poi quando lo passa oltre lo scanner è diventato un lingotto d'oro. Mm. Ed è il figlio? Sì, Monica, chiedi questa cosa al padre, visto che lui viene dal portale aureo. Lui stava aspettando questo momento. Lui sapeva che questo momento era già presente nella linea temporale. Sì, sì, il tempo mattacchione, che non la esiste. fisarmonica. Una fisarmonica. Mi fa vedere questa fisarmonica che stringe e dilata e che loro di là possono dilatarla e vedere gli interstizi della fisarmonica, tutti gli eventi. Ma era un evento certo questo? Su Sì, tutte le linee temporali? Una linea che non fa la sessione c'è? sì, però non era quella che vedeva il papà. Mm. Però sì, certo che c'è. Quindi la domanda è quella che vedeva il papà si è verificata? Cioè, voglio capire, hai capito cosa intendo, no? Il papà era semplicemente sintonizzato con tutte le linee temporali di Alina che faceva la sessione? E lui, ti dico la risposta che mi dà, Mm, non quella che darei io, cerco di rispondere in base a quello che dice lui. Io sono sintonizzato con il cuore di mia figlia e so che il cuore di mia figlia l'avrebbe portata a me. ottimo. Chiediamogli se esistono diversi portali aurei. Eh, rispondo quello che risponde lui? Mhm.
Caro Lucio, non te lo posso dire. Non ora. E tu, Monica, cosa rispondi con la tua visione? Secondo me sì, Mm. però potrei sbagliarmi. Beh, tanti o infiniti? Cioè, più di uno, quindi da due in su o infiniti? Non lo so. C'è qualcosa che mi fa pensare che non ce ne sia uno. Cioè, come se lo percepissi, però è come se lui mi facesse capire che io non sono pronta. E Beh, quindi va bene così. quindi non sono pronti neanche quelli che vedranno l'indagine. Magari loro sì, io no. Come la Posso farci. intitoliamo questo pezzettino? Chiedilo al padre. Che titolo deve avere? Tanto lui lo sa, nella fisarmonica l'ha già visto, no? Ama l'incertezza. Ama le incertezze, non la vede nessuno così. Tempo mattacchione? Portali aurei? La fisarmonica stasera suona per te. Per me. Quindi per chi suona la campana poi diventa... per chi suona la fisarmonica? Molto, molto simpatico il papà di Alina. Saluto finale, padre e figlia, anima anima, un saluto per 100. Come se le facesse un gioco di prestigio. Lei è lì in postazione, no? Di cassa, si apre lo sportello, lei è come se le desse un resto, no? E lui fa come un gioco di prestigio, che le fa comparire la moneta dietro l'orecchio ed è un'enorme moneta d'oro. E lui dice: divertiti, bambina. Molto bene, lo salutiamo E lui va via dicendo: amate la vita. e chiudiamo il portale aureo. Almeno questo. E questa piccola indagine è finita al minuto 48 e 48. È successo un 48. Chi invece si vedrà la sessione tutta intera con dentro l'indagine, cioè sempre meno gente, vedrà tutto. Alina non devo neanche dire dove deve andare, cosa vuole fare, con quale moltiplicatore in mano va a fare quello che deve fare. Le ricordo che io voglio 1300 almeno. Questo è il challenge. Mm. Dove va? Allora, sì, è andata al cluster. Il tutto assume un po' una sembianza fantascientifica perché sembra un'astronave con tanti comandi. Mm, 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 mm. Ah, come se lei stesse guidando questa astronave, forse perché abbiamo fatto tutti questi viaggi nel tempo. E, e lei dice che adesso è come se la ridimensionasse questa astronave. Cioè, non fa una cosa tradizionale che è buttare via. Allora, io credo una cosa, che in realtà Alina abbia fatto già un lavoro sul suo cluster, perché quello che io vedo non mi sembra che sia il cluster, perché se la vedo così sull'astronave, poi lei rimpicciolisce questa astronave, no, è già una fase successiva. Mhm. Bene. Mm. È come se fosse diventato un cioccolatino questa astronave. Dove andiamo? Perché lei comprende che è tutto nelle sue mani.
lei dice che il cluster in realtà l'ha già rimosso ed era tipo del cibo scaduto. E dove sta andando quell'astronave? Ah, io posso andare ovunque, dice. Eh, come se scegliesse di sorvolare velocemente il suo paese d'origine e tutta la sua vita. Fa un viaggio rapidissimo con questa astronave, ogni istante della sua vita. Ma con dolore, con risate, con indifferenza, con serenità. Con ricchezza, con un senso di pienezza, che quello che ha fatto durante la sua vita l'ha proprio resa ricca. La sento molto serena, molto distesa. E l'avatar? Mm, no, io non vedo neanche più l'avatar. Ehm, è come se ci fosse un terreno da cui è iniziato a spuntare un fiore, per cui l'avatar era già stato rimosso. Quindi questa parte bonificata e seminata. Il primo che spunta è un girasole. Pasticci. Esiste ancora? Adesso ci sono dei pasticcini. Lei ha preparato, diciamo così, questa tavola, no? Anche con dei pasticcini per offrirla a tutti gli invitati. La tigre, il corvo, l'uomo del tempo, tutte le entità eteriche esistono ancora. No, no, Sconsolata non esisteva già più. Precarietà 2 e vittimismo 2 esistono ancora. no. Due entità mentali da due sono veramente poca roba. Con un buon lavoro anche indipendente da una sessione fatto da sola, li toglievi tranquillamente. Ma l'ambizione, diciamo, nel proprio percorso personale non è mai abbastanza. Vibrazione. Lei ha rilanciato un po' e ha fatto 1500. Ah, benissimo. Consapevolezza. 188. Lei ha fatto 100 per 115, quindi non per 100. 188, benissimo. Anima, 63. vite, 1749. cervello, 10. suscettibilità ipnotica, 61. 3D, 20. molto bene. È festa nel cinema? Sì, 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 sono già intorno a questa tavola che ha sia il dolce che il salato. Si stanno riempiendo anche i bicchieri per brindare. Alina a capotavola lascia un messaggio a tutti. Ah, siete la mia gioia? Non ci sono tutti, alcuni se ne sono andati via. Mm? Mhm. Siete la mia gioia? È un momento speciale e voglio fare della mia vita un unico momento speciale. E poi si gira verso lo schermo dove c'è lei proiettata e si lascia un messaggio.
Ci sono stati dei momenti in cui ti ho odiata. Adesso, ti voglio un gran bene. Io mi sento una cosa sola e mi sento in espansione. Scrivici l'immagine finale e abbiamo finito, Monica. Sta bevendo dal suo bicchiere e vedo che tutto intorno ci sono dei fiori, è un prato fiorito e lei guarda proprio con amore traboccante tutti gli invitati. C'è molta emozione, c'è molta gioia, c'è molto divertimento. C'è anche un sottofondo di bambini che giocano. Va bene, abbiamo finito. Disconnettiti, Monica. Pensavo solo Come stai, Alina? bene, bene, sto proprio brillando, proprio brillo, ho luce propria, tutto molto, molto, ma bello, bello che lo senti proprio, lo percepisci che ti esce da tutti i pori, bello, E il, emozione, il papà emozione. come l'hai visto? L'ho percepito così com'era in vita e ho sentito la sua bontà, l'ho percepita, quello che era. Avvilito perché non era felice con mamma, sì, sì, era così. E il prezzo del E supermercato, ridevi molto lì. lavoro, sì, 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 ci lavoro, ci sono tanti momenti in cui ti butti giù, però mi rifaccio subito su me stessa, è solo un gioco, me lo sono messa da sola tra i piedi sta situazione, quindi scansati e vai avanti. In tanti mi dicono sta cosa del sorriso che non mi manca mai e ci sono tantissimi clienti che mi vengono a cercare apposta in casa, si fanno le file e mi brontolano ma perché vengono tutti da te? Che ne so, fateli andare via. Le file stanno da me, la gente non vuole andare via. E- Ah, non che tutti vengono da te perché sei simpatica o non solo per quello, ma perché appunto tu chiacchieri e la fila non si muove in quello. Così infatti spunta che luce, che sorriso, che questo, che quell'altro, e così come c'è anche l'altra faccia della medaglia che magari ti smonta un po' il morale lì per lì, ma oddio, questo non fa parte di quello che voglio oggi. Certo. Vai. Va bene, Alina, allora la Molto pubblichiamo con il bene. viso scoperto. Grazie per la bella avventura. Grazie a voi, Vuoi grazie a aggiungere lei. qualcosa? Immaginavo che sarebbe stata una cosa molto bella, è stata più di quello che immaginavo perché percepisco più, cioè è un discorso quando immagini, un altro quando veramente lo percepisci sulla tua pelle. È Quando lo bellissimo, vivi, certo. grazie infinitamente. Grazie a te. Vabbè, interrompo la registrazione.